come erano fatti gli scudi romani tardo-antichi. Amici di Res Bellica, oggi vi parliamo di come erano realizzati e di come noi realizziamo le nostre repliche di scudi romani della tarda antichità, quindi del periodo che va tra il IV e il VI secolo d.C. La forma degli scudi tardo-antichi può essere tanto tonda quanto ovale, anche se sembra di poter vedere dalle fonti che nella maggior parte dei casi, particolarmente parlando degli scudi dei fanti, si trattasse di grandi scudi ovali, per le cui dimensioni ci possiamo rifare per esempio ai reperti di scudi ovali del III secolo di Dura Europos, che messi a confronto con le fonti iconografiche di IV secolo mostrano di avere probabilmente le stesse dimensioni e proporzioni. Per quanto concerne invece gli scudi tondi, ci possiamo appoggiare a ben 3 reperti provenienti dal Nord Africa e dall'Egitto. Questi scudi erano usualmente lenticolari, erano usualmente bombati, curvati. Questo sia perché ce lo dice per esempio una fonte scritta, Ammiano Marcellino, il grande storico del IV secolo, che parla di scuta, spatula et incurva, ovvero di scudi larghi e curvi, e proprio perché i reperti ci mostrano degli scudi curvati. Gli scudi che abbiamo a disposizione sappiamo che venivano scavati per ottenere la curvatura. Non è però improbabile che venisse magari utilizzato anche un sistema a lamelle di legno incrociate, come sappiamo essere testimoniato da altre epoche storiche del periodo del mondo romano, ed è quest'ultima la tecnica che noi utilizziamo per realizzare, per esempio, i nostri scudi curvi tardo-antichi. La faccia interna e la faccia esterna dello scudo sono poi usualmente rivestite da dei grandi fogli di cuoio crudo, che è anche lo stesso materiale che viene utilizzato per realizzare il bordo che viene poi cucito allo scudo stesso. Per quanto riguarda la decorazione dello scudo, questa può essere applicata o direttamente al cuoio crudo oppure, come ci riporta un reperto frammentario che si è fortuitamente conservato, si poteva applicare sul cuoio crudo una base di gesso che non ha alcuna funzione meccanica o di rinforzo dello scudo, ma quasi certamente ha l'unica funzione di facilitare poi la pittura, dando appunto una base bianca. Tra l'altro l'utilizzo del gesso come copertura esterna degli scudi c'è testimoniato già dall'età ellenistica. Parlando della decorazione degli scudi, per quanto riguarda la ricostruzione di uno scudo tardo antico, noi abbiamo a disposizione una fonte preziosissima che è la Notitia Dignitatum, nella quale sono presenti gli scudi di gran parte delle unità militari che erano presenti nell'esercito romano tra la fine del IV e l'inizio del V secolo. Ora, questa fonte poi va anche integrata naturalmente con il gusto della decorazione dell'epoca. Questo perché la Notitia Dignitatum a noi è arrivata soltanto in copie e, viste le dimensioni degli scudi rappresentati, è evidentemente una decorazione, quella raffigurata nelle copie a disposizione, una decorazione semplificata, mentre invece se andiamo a guardare gli scudi che sono sopravvissuti sia tra il III che il IV secolo, ci rendiamo conto che le decorazioni dovevano essere molto più complesse e ricche, quindi per quanto anche noi spesso ci siamo rifatti a delle decorazioni molto più semplificate, può essere un'ottima scelta decidere di arricchire la decorazione con elementi e motivi decorativi che sono presenti anche sugli scudi a noi sopravvissuti. Siamo in più abbastanza sicuri che venisse decorata anche la parte interna dello scudo e in questo caso ci si può rifare in modo piuttosto preciso dalle decorazioni interne che sono presenti sugli scudi sopravvissuti a Dura Europos. Allo scudo va poi applicato un umbone metallico in ferro che può essere sia semisferico che, probabilmente in modo più tipico, ogivato oppure a punta. E in più, sulla parte interna, sappiamo che era spesso presente una maniglia o un rinforzo di ferro. Infine a questi scudi è possibile apporre un'ulteriore aggiunta che è basata su una fonte scritta, cioè Vegezio, che ci riporta che i soldati romani portavano all'interno dello scudo
5 plumbate, ovvero 5 piccoli dardi con un peso e un piombo da tirare a mano. Non è ben chiaro come fossero portati, noi abbiamo avanzato un'ipotesi ricostruttiva con una sorta di cartucciera direttamente applicata tramite cucitura alla tavola dello scudo. Se siete interessati anche voi alla vostra replica di scudo tardo antico, se volete saperne di più, trovate i link nella descrizione del video.